Il gruppo Chery arriva definitivamente in Italia nel 2024 con due marchi JQ e Omoda. JQ7 il primo modello e Omoda 5 il secondo modello di cui parleremo. Ma cosa rappresenta il gruppo Chery? Uno dei principali produttori cinesi, voltato da sempre all'export e finalmente orientato anche all'Europa. Ha prodotto da gennaio a settembre, ma in grande crescita, 1.700.000 veicoli circa, più o meno quelli che hanno fatto ad esempio BMW o Mercedes. Sono conosciutissimi soprattutto per la joint venture con la Jaguar e Land Rover, cioè loro producono le Jaguar e Land Rover che potete trovare in Cina in joint venture appunto con il brand, oppure con le joint venture ancora con Bosch o con Lotus Engineering. Ma veniamo al prodotto scelto per l'Italia. Due nuovi marchi, Omoda più orientato ai giovani e JQ più orientato al fuoristrada ma anche alla famiglia. Andiamo a scoprire nel dettaglio i contenuti. L'Omoda 5 è un SUV di 4,40 m che parte da 26,5 ma è già praticamente equipaggiato di tutto. Veniamo a scoprirlo nell'abitacolo. Un design raffinato, quello degli interni, lo vedete, con grande digitalizzazione, il doppio schermo, la ricarica wireless, tutto di serie su questa vettura. Anche i sedili molto ben avvolgenti, in ecopelle, davvero un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Ma veniamo ai contenuti, quelli introvabili su vetture di questo tipo. Ad esempio, volante riscaldato, piuttosto che sedili, doppia sia il riscaldamento, ma anche la possibilità di avere la ventilazione dei sedili, quindi il raffrescamento estivo. Davvero tanta roba su una vettura di questo tipo, così come il tetto apribile. E poi ancora fari intelligenti, frenata di emergenza, rilevazione punti ciechi, davvero tante tecnologie per avere anche dal punto di vista della sicurezza passiva le 5 stelle NCAP. E infine, portellone elettrico. E infine a livello di contenuti 7 anni di garanzia o ben 150.000 km per tutte e due, sia la Moda che la JQ, 7 in questo caso, ma veniamo a scoprire in dettaglio la JQ7. E veniamo alla JQ7 invece da 31,4, davvero un rapporto qualità-prezzo incredibile per una vettura che è un po' più da famiglia, un po' più fuoristradistico anche nel design con i suoi 4,50 m. E il bagagliaio sempre con portellone elettrico da 584 litri, guardate le dimensioni davvero ottimali per una famiglia. Veniamo però agli interni. Anche qui design molto bello degli interni, differente da quello della Moda, grande digitalizzazione, uno schermo centrale ancora più grande e sempre tutto di serie, soprattutto sulla versione Exclusive. Di nuovo volante riscaldato, sedili riscaldabili, ventilabili e in più la possibilità di avere anche i sedili posteriori riscaldati, davvero incredibili a questo prezzo. Oltre alle normali modalità di guida Eco, Normal e Sport presenti su due ruote motrici, anche le modalità fuoristradistiche neve, fango, sabbia e fuoristrada, ben 4 off-road. Ho parlato di contenuti, degli equipaggiamenti, dello straordinario rapporto qualità-prezzo-contenuti, ma adesso è arrivato il momento di fare la prova su strada. In realtà in pista la sfida più difficile per la Moda 5 contro addirittura una tonale. E per quanto riguarda il JQ7, il fuoristrada, nella versione Exclusive 4x4 per capire come queste 4 ruote motrici lavorano su fondo innevato o addirittura ghiacciato. Venite con me. E veniamo all'abitacolo di questa Omoda 5. Il cambio non è velocissimo, il motore lavora bene, dobbiamo essere molto delicati con lo sterzo per evitare appunto che si muova dietro, che è un po' un'area di miglioramento della vettura. Il feeling dello sterzo è un po' lento, non è ottimale. Poi la vettura scorre, il motore è abbastanza fluido, il cambio non è però velocissimo, non è il punto di forza a mio avviso. Qua guardiamo, nonostante l'umido tiene bene la traiettoria, cioè questo è un aspetto positivo. Avrei solo reso lo sterzo un po' più reattivo. La frenata è buona, per quello che deve fare la vettura è molto pronta, dà un'idea anche di sicurezza. Al momento la pista è umida ma non sento affaticamento. Occorre farla scorrere, non puoi impiccarla una vettura di questo tipo. Un po' più di rigidezza complessiva l'avrei scelta, ecco, nel setup. Tuttavia è una morbidezza, quasi un assetto da macchina inglese, una morbidezza che in pista tutto sommato dimostra di tenere. Sui cordoli vediamo come sale bene. La facciamo scorrere.
cerco di non provocare il posteriore per essere più fluido possibile, via, filo di ritardo nel cambio, però perfect family car, voglio dire, per quello che deve fare onesta il freno sta tenendo anche molto molto bene. E proviamo il giro veloce con questa tonale. Il motore 130 cavalli, devo dire, non è niente di che. Purtroppo è il punto di debolezza della vettura. Le qualità telaistiche non male per essere un SUV. Dal DNA Alfa Romeo, che deve essere un DNA sportivo per forza. Qui prendiamo pieno la rotonda, attento solo all'umido. Devo stare molto attento non avendo controlli al posteriore, perché è un attimo che uno rischia di girarsi, e questo per la sicurezza. La pista è umida, però non è il massimo, su una macchina di questo tipo, che è family oriented o giovani, con la sola trazione anteriore dovrebbe avere un controllo comunque remoto del posteriore per fermarla nei casi più critici. Cerchiamo di avere una guida molto fluida e far correre la vettura per anche non far sì che il tempo non sia dalla nostra parte, per intendersi. La sospensione assorbe comunque molto bene, devo dire, questo è un punto di forza, non devo frenarla troppo in equilibrio tra freno e acceleratore. Se vado un filo oltre perdo grip e quindi povero il motore, via. I cinesi non sanno costruire le automobili, non è vero, il tempo qua sulla pista umida dimostra che è stata più veloce della tonale, anche di abbastanza. Ok, sappiamo che la tonale aveva il motore da 130 cavalli, non quello più performante o non quello magari ideale, comparato con la Moda 5 da 147 cavalli, la versione che abbiamo provato. Sicuramente la tonale ha dei punti di forza in termini di telaio, in termini di sterzo, tuttavia non ci aspettavamo una Omoda 5 così veloce. Considerando già gli ottimi contenuti a livello di interni, ne abbiamo parlato e ne parleremo, questa vettura però ha anche delle driving dynamics non male affatto, bravi. Lavora davvero bene su neve questa trazione integrale all-wheel drive della GQ7. D'altronde si vede che hanno un background di Land Rover non banale in Cina come costruttori di Land Rover per il marchio. Davvero bene, i controlli finalmente si disattivano, che non è banale su vetture di questa dimensione, e questo mi consente anche di provare il bilanciamento della vettura complessivo, quindi il sottosterzo, il sovrasterzo di potenza, e di provare anche a pendolare, che non è proprio banale con una vettura di questo tipo. Interessante oltretutto la prova di quelli che sono i differenti driving mode, e si vede come si sposta la coppia dell'asse anteriore e posteriore man mano che mi muovo verso la neve, verso il fango o negli ulteriori driving mode, e abbiamo avuto modo di provarlo qui in pista a Pragelato.
Rapporto qualità-prezzo eccellente, contenuti stratosferici per il prezzo, ma avevo qualche dubbio probabilmente sulla prova su strada. E invece tutti fugati i dubbi, sia sulla Moda 5 dove il confronto con la Tonale parla chiaro. Qualcosa di migliorabile? Sì, certo, però il benchmark è Alfa Romeo in questo settore e la vettura si comporta egregiamente. Così come la GQ7 nella prova in fuoristrada promossa a pieni voti. Non pensavo che una vettura di questo tipo all-wheel drive potesse permettere tanta libertà e tanta trazione in condizioni davvero difficili come quelle della pista di Pragelato. Bravi davvero, e questo è soltanto l'inizio, perché arriverà l'ibrido, il plug-in ibrido e tante novità già dai prossimi mesi. Siamo in attesa di vedere quello che saprà svelarci il mondo Chery con GQ e Omoda.